Sulla sua storia è stato girato un film famoso, che ha fatto vincere l'Oscar come miglior attrice protagonista a Charlize Theron. È la storia di Aileen Wuornos, la killer dell'autostrada, e il film è Monster. Eileen Pittman nasce nel 1956 a Rochester, in Michigan. Come moltissimi altri serial killer, viene al mondo in una famiglia sbagliata. Il padre, Leo Pittman, e la madre, Diane Wuornos, sono sposati e hanno una vita già segnata dallo squallore e miseria umana. Lui viene denunciato per violenze sessuali su minori e poco dopo il suo arresto viene trovato impiccato nella sua cella. Pare per via del codice d'onore dei detenuti, che non tollerano chi violenta donne, ma soprattutto bambini, o forse è morto suicida. La madre era un'alcolizzata che non riusciva a prendersi cura dei suoi bambini, e così li affidò ai nonni, ma anche loro non erano in grado di gestirli, e per questo entrambi i fratelli prenderanno strade sbagliate. A 14 anni, Eileen viene violentata da un amico di suo padre, e come se non bastasse, rimane incinta, e decide di portare a termine la gravidanza, per poi abbandonare il figlio che verrà adottato e non lo vedrà mai più. Dopo questo fatto abbandona la scuola. In quel periodo muore anche la nonna, dal quale aveva preso il nome di Eileen. Da quel momento viene sbattuta fuori casa dal nonno e si ritrova per strada, a doversi prostituire per poter mangiare e dormire. A 18 anni arriva la prima condanna per guida in stato d'ebbrezza e uso di armi da fuoco senza il porto d'armi. A 20 anni sposa un ricco anziano uomo d'affari che la mantiene e mantiene tutti i suoi vizi. Dopo poco, però, la denuncia, perché diventa violenta dopo il matrimonio. Viene arrestata spesso e poco dopo, con la morte del fratello, cade ancora più in basso. Prima di morire, lui aveva sottoscritto una polizza vita che la vedeva unica beneficiaria in caso di morte, e così sperperò tutto il denaro in alcol e multe accumulate nel tempo. In un bar gay conosce la barista Taria Moore e vanno quasi subito a convivere, mantenendosi con la rendita di Eileen, che continua a prostituirsi. Nel 1989, in novembre, incontra un cliente, Richard Mallory, in una piazzola di sosta dell'autostrada. Si appartano per consumare un rapporto e lei lo uccide con la calibro 22. Poi gli ruba tutto, auto compresa, torna a casa e racconta tutto a Taria, che accetta questa situazione, che le permette di non fare niente ed essere mantenuta da Eileen. Nel 1990, in maggio, sempre sulla stessa autostrada, uccide un altro cliente con la stessa pistola e nasconde talmente bene il corpo che quando ritroveranno i resti non saranno in grado di identificare la vittima. Dopo un mese è la volta di David Spears. Eileen mette a punto una tecnica infallibile che non permette alla polizia di rintracciarla. Sempre a giugno viene trovata un'altra vittima, freddata dalla solita calibro 22, ma troppo decomposta per essere identificata, che verrà riconosciuta solo dopo il ritrovamento dell'auto abbandonata. Si tratta di Charles Cascadon. La polizia ha ben chiaro ormai che si tratta di un serial killer che uccide uomini che si appartano con prostitute. Ma non avendo trovato mai donne morte e non avendo testimonianze in tal senso da qualche prostituta, arrivano alla conclusione che il serial killer sia una donna bianca sui 30 anni che lavora in strada, ma ugualmente non sanno dove sbattere la testa. Nel 1990, a settembre, è la volta di Dick Humphries. Anche lui ucciso con 7 colpi di calibro 22. Poi, a novembre dello stesso anno, un camionista, Walter Geno, ucciso sempre con 7 colpi della stessa arma da fuoco. 7 omicidi in 12 mesi nel 1990. Una donna, avendo sentito delle indagini in corso sugli omicidi dell'autostrada, riferisce di aver visto 2 donne scappare dopo aver sfondato la recinzione della sua casa, abbandonando lì l'auto e rifiutando ogni aiuto. Così la polizia scoprì che le impronte sull'auto combaciavano con quelle rinvenute sulle scene dei crimini e che l'auto apparteneva alla prima vittima. La polizia trovò Eileen in un bar per motociclisti e l'arrestò per detenzione illegale di una calibro 22, ma non fece riferimento agli omicidi perché non c'erano ancora le prove e sperarono di incastrarla con qualche intercettazione ambientale o con una confessione spontanea. La sua compagna Taria venne obbligata dalla polizia a collaborare in cambio di una via di fuga dall'accusa di omicidio. Così, microfonata, iniziò a fare domande sugli omicidi ad Eileen, che capì subito di essere intercettata, ma per proteggere Taria confessò tutti gli omicidi e venne arrestata e condannata alla sedia elettrica. L'opinione pubblica si divise in chi la vedeva come carnefice e chi pensava che fosse una vittima per tutti gli abusi subiti nella vita.
Lei continuò sempre, nonostante il tradimento, a proteggere Tahirih. Confessò 7 omicidi e continuò a dire che, se lasciata libera, avrebbe continuato ad uccidere uomini che considerava la feccia della terra. Non sono pazza, dice, sono sana e la mia rabbia è tanta e ucciderei ancora per odio. Sembra che fosse una strategia dell'avvocato per ottenere l'infermità mentale, ma non funzionò e il 9 ottobre 2002 venne uccisa per iniezione letale. Aileen Wuornos, 7 vittime più una. Lei.